Benvenuti su Stelle Turche Rivelate, dove ogni sussurro diventa racconto e ogni dettaglio diventa battito. Oggi vi portiamo in un viaggio sospeso tra un lampo di flash e un sospiro trattenuto, perché ci è arrivato un indizio che parla a bassa voce ma scuote forte. Una foto, niente di più. Eppure tutto. Una foto capace di far tremare il tempo. Una foto che sembra mormorare i nomi di Ken Yeoman e Dimet Özdemir come fossero una canzone dimenticata ma mai davvero finita. È soltanto un frammento, un quadrato di carta che riflette due sorrisi complici, una luce calda addosso e quell'energia magnetica che gli ha resi il sogno di milioni di fan. Tutto inizia qui, davanti a un'immagine che qualcuno dice sia stata custodita a lungo, con cura, lontano da occhi indiscreti. Come un talismano di cui non ci si libera perché protegge qualcosa di più grande delle parole. Si racconta che quella fotografia sia stata scattata in un momento in cui nessuno si aspettava più niente, o forse proprio quando tutti si aspettavano tutto. C'è chi giura di aver visto Dimet con le mani leggermente tremanti, non per paura ma per quell'emozione che arriva quando sai che stai conservando un istante che nessuno potrà portarti via. E c'è chi assicura che Khan, con il suo sguardo intenso, le abbia detto sottovoce di non preoccuparsi, di lasciarsi cullare da quell'attimo come fosse un rifugio in cui l'aria non finisce e le promesse non si spezzano. Non era una posa studiata, non era una scena inventata, era il ritratto di un equilibrio raro, quello in cui due persone si riconoscono con un semplice tocco, e il mondo fuori perde contorni, rumori, pretese. In quell'immagine gli occhi sembrano rimanere aperti per sempre, come se la notte non potesse calare su di loro, come se nessun sipario potesse chiudersi davvero. È come se qualcuno avesse messo un segnalibro nella loro storia, per non perdersi il punto esatto in cui i sorrisi sono ancora pieni, e i passi non si allontanano. I fan lo dicono piano, ma lo dicono. Quando guardi quella foto, ti accorgi che non si tratta soltanto di un ricordo, ma di un patto. Un patto silenzioso, fatto di sguardi che non hanno bisogno di autorizzazioni, di abbracci che non chiedono il permesso alla cronaca. Quel frammento di carta racconta un posto segreto in cui le paure non trovano ingresso e i dubbi restano fuori. Racconta tempi di set, di attese fuori dai camerini, di risate soffocate tra una battuta e l'altra, di pause caffè che diventavano rifugi. Si dice che abbiano deciso di non perderlo, quel momento, che abbiano scelto di costruirci attorno un piccolo archivio dell'anima, un cassetto immaginario dove riporre le cose troppo preziose per il grande pubblico. Non c'era bisogno di proclami, non c'era bisogno di dichiarazioni, bastava quel rettangolo di carta a dire tutto. E poi c'è un dettaglio che ha acceso la fantasia. Qualcuno avrebbe riconosciuto il bordo sbiadito di quella stessa foto spuntare dalla tasca di un paio di jeans vissuti, strappati appena sul lato, durante un passaggio in aeroporto. Uno sguardo veloce, un telefono quasi in ritardo, un attimo che scivola via. Ma il particolare resta. Com'è possibile che un'immagine così personale trovi riparo proprio lì, vicino alle chiavi e al battito? Alcuni parlano di un vezzo romantico, altri di un modo segreto per sentirsi meno lontani nelle settimane di lavoro, tra set in città diverse e voli presi all'alba. Se quella foto ha davvero viaggiato così, in tasca, accanto alla pelle, allora non era solo carta, era promessa. Era una voce sussurrata che diceva: portami con te anche quando siamo distanti, anche quando la gente parla troppo e il rumore di fondo non smette mai. Nelle serate più silenziose, quando la luce del telefono diventa una candela moderna, si immagina Dimet che sfiora il bordo consumato della stampa, che la rigira tra le dita, che la appoggia sul comodino come si fa con le cose che non si vogliono perdere di vista. E si immagina Khan che sorride davanti alla stessa immagine, magari prima di addormentarsi in una stanza d'albergo dal profumo neutro, dove l'unico odore familiare è quello della carta leggermente ingiallita, come se il tempo, attorno a quei due volti, avesse rinunciato a mordere. Ci sono notti in cui i ricordi sono rifugi, e giorni in cui diventano bussole. E quella foto, dicono, sa essere entrambe le cose. C'è qualcosa di disarmante nel modo in cui una semplice immagine possa annullare distanze e stagioni, facendo sembrare possibile l'impossibile, occhi che restano vigili, cuori che non si scheggiano, ore che si fermano a guardare. Si narra anche di un momento preciso, dietro le quinte di un evento affollato, quando la confusione aveva la voce del pubblico e il ritmo del flash. Lì, dicono, ci fu un tocco quasi impercettibile, come una parentesi aperta tra il clamore e il respiro.
Una promessa non detta, ma evidente, non lasciare che questo si perda. Le parole, quando arrivano, arrivano dopo. Prima c'è l'intesa, l'inclinazione naturale di due anime che si trovano a metà strada senza nemmeno doverlo discutere. E in quell'istante, raccontano, nacque l'idea di affidare ai ricordi un compito semplice e gigantesco: custodire. Custodire una risata a mezzanotte, una tazza di tè condivisa, la luce di una finestra in cui ci si è affacciati assieme anche solo con la mente. Custodire le cose che il pubblico non vede, ma che sente, proprio come sente un brivido quando rivede quella foto. È in questo spazio invisibile che il loro legame ha imparato ad aspettare, a respirare con calma, a non chiedere altro che un po' di tempo sospeso. Il tempo, già. Nel mondo di Can Yaman e di Mehmet Özdemir il tempo ha sempre avuto due facce, quella che corre veloce davanti ai riflettori, e quella che si ferma, ostinata, ogni volta che i loro nomi si sfiorano. La fotografia di cui si parla, dicono, è la versione tascabile di quella seconda faccia. Un promemoria che ricorda a entrambi che, anche quando tutto sembra muoversi senza tregua, c'è un luogo in cui niente scivola via. E i fan lo hanno percepito nelle coincidenze minime. Un like lasciato e poi tolto, uno sguardo che resiste in un'intervista, il riflesso di un bracciale che compare e ricompare come un segnale. Piccoli indizi, certo, interpretati con la passione di chi non ha smesso di credere. Eppure ogni volta che questi dettagli emergono, tornando a galla come messaggi in bottiglia, il pensiero corre lì, a quel foglio lucido che pare saperne più di tutti. Forse non servono parole quando lo sguardo racconta una storia più lunga di qualsiasi didascalia. C'è un'altra voce che vale la pena ascoltare, quella di chi lavora dietro i set, di chi ha visto passare costumi, valigie, pezzi di vita. Una stylist, dicono, avrebbe notato nel tempo quello stesso paio di jeans con la cucitura segnata, portato più volte come se fosse diventato un'armatura personale. In una delle tasche, spesso rigonfia, qualcosa di piatto e resistente. Non servono grandi rivelazioni per capire di cosa si trattasse. E non c'è bisogno di malizia per immaginare il gesto, infilare le dita nella stoffa e sfiorare un bordo, come ci si aggrappa a una corda quando il vento cambia. Se quel gesto è esistito, se è stato compiuto anche solo poche volte, ha il potere di spiegare tutto senza chiarire niente, perché ci sono storie che si dicono così, con un tocco, con un'assenza di parole, con una presenza segreta che accompagna i giorni. Qualcuno sostiene che in quella foto ci sia una luce particolare. Non è il tramonto, non è un filtro, non è nemmeno l'effetto del palcoscenico. È la luce di un istante in cui si è certi di essere nel posto giusto, con la persona giusta, e nulla pretende di essere diverso da com'è. Le spalle rilassate, le mani morbide, gli occhi in ascolto. Pochi secondi, poi il mondo riprende a correre. Ma quei secondi si sono saldati alla carta, e la carta si è saldata all'anima. Chi l'ha vista, dice di aver provato la strana sensazione di essere un intruso e al tempo stesso un ospite invitato. Perché sì, è una memoria privata, ma è anche una finestra su qualcosa di universale, il desiderio di non lasciare andare ciò che ci ha resi vivi. E se c'è verità in tutto questo, allora quella fotografia è diventata un porto in cui tornare quando i titoli cambiano, quando le stagioni si ribaltano e la cronaca stanca. Un porto che non chiede spiegazioni, e per questo le offre tutte. Naturalmente, non mancano i sospetti, le supposizioni, i racconti raddrizzati o piegati per comodità. C'è chi dice che i due si siano promessi di non lasciare i frammenti più belli alla mercé del caso, e c'è chi giura di averli visti allontanarsi senza voltarsi. La verità, come spesso accade, preferisce il profilo basso. Ma in mezzo al chiasso di interpretazioni, quel piccolo rettangolo di carta continua a brillare. A volte basta il sussurro di una cosa semplice per zittire i rumori. Teniamoci stretti nei modi che possiamo, ricordiamoci senza doverlo gridare, camminiamo ciascuno con l'altro dentro una tasca del cuore. Se è successo negli intervalli, nei tra delle giornate, tra un ciak e un silenzio, tra una stretta di mano e una porta che si chiude. Ed è proprio lì, in quella terra di mezzo, che la leggenda di Can Yaman e di Mehmet Özdemir ha trovato la sua grammatica più sincera. E allora si capisce perché quel particolare dei jeans strappati abbia colpito tanto. Perché è un'immagine concreta, quotidiana, che ci fa intravedere il modo in cui i sentimenti veri si aggrappano alle piccole cose. Non serve un piedistallo, basta una tasca. Non serve una dichiarazione in grande stile, basta un dettaglio tenuto vicino al corpo. La gente immagina quel gesto e sorride,
perché lo comprendiamo tutti, anche senza storie da copertina. A volte l'amore sceglie percorsi semplici e coraggiosi. Sta dove si tiene il necessario, dove la mano va distinto quando cerca sicurezza. Se davvero quella fotografia ha fatto strada dentro un tessuto consumato, se ha imparato il ritmo dei passi, allora ha ascoltato le giornate dall'interno. E sa cose che noi possiamo solo indovinare. Forse è proprio per questo che, quando spunta il ricordo di quella immagine, l'aria cambia e le attese si accendono. C'è chi si chiede se un giorno vedremo quella foto davvero, se comparirà tra le storie di un social, se verrà incorniciata su un tavolo accanto a una candela. Forse no, forse sì, forse resterà per sempre una presenza laterale, un segreto condiviso tra due cuori e la carta che li ha visti senza filtri. Ma il fatto che esista una leggenda intorno a lei, che esista un racconto che si intreccia a due nomi così forti, dice già molto. Dice che i ricordi hanno trovato un luogo in cui sopravvivere alle stagioni difficili, che ci sono attimi che sfidano la ruggine del tempo. Dice che si può attraversare il frastuono e arrivare in un punto in cui l'unica cosa che conta è una promessa chiusa nella stoffa, accanto alla pelle. E quel dettaglio, ripetuto come un mantra, ci riporta sempre al medesimo punto. Sentirsi custoditi, anche quando lontani, anche quando l'agenda corre, anche quando le luci si spengono e restano solo i passi che portano a casa. Noi di Stelle Turche Rivelate, intanto, ascoltiamo il respiro di questa storia come si ascolta il mare di notte. Gli si cerca un ritmo, gli si dà fiducia, gli si affida un desiderio. Se c'è una verità in tutto questo, non ha bisogno di annunci clamorosi, perché vive già in quei tocchi leggeri, in quei frammenti che le persone, quando si amano, imparano a mettere da parte con la cura che si riserva alle cose fragili. E allora lasciamo che l'immaginazione completi ciò che non si può dire, lasciamo che sia la foto a parlare, con la sua luce ferma, con il suo silenzio pieno. Can Yaman e Dimet Özdemir, due nomi che fanno accelerare il cuore, due strade che continuano a incrociarsi nei racconti e nelle attese. Forse hanno scelto la via più antica e più moderna insieme, conservare l'essenza in un'immagine, portarla addosso come si porta il respiro, custodirla dove nessuno può farle male. E se in un giorno qualunque doveste intravedere, tra una piega di jeans e il passo deciso di un aeroporto, il bordo vissuto di un vecchio scatto, saprete riconoscere quel messaggio senza bisogno di parole. Certe promesse, quando trovano la tasca giusta, non smettono mai di battere.